Dopo Aragon, eccoci qui pronti per il prossimo appuntamento del campionato del mondo Superbike al circuito dell'Estoril. Penultimo round della stagione e magari sarà proprio qui che si deciderà tutto. Al momento Toprak ha un bel vantaggio, ma ce la farà a festeggiare il suo secondo titolo con una gara di anticipo? Oppure in Ducati, fra Bulega e Bautista, hanno ancora qualche carta da sparare? Attenzione, prima di iniziare ragazzi vi ricordo: 1. Di iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio, se vi piace il pre e post Superbike. E 2. Siccome fra un mese ci sarà EICMA, ci saranno degli eventi in cui sarò presente, in cui potremo conoscerci, ci sarà l'evento del regalo della mia RS50 da Elevate e con Jet Prime sto preparando una figata alla quale dovrete partecipare anche voi. Tutto questo per dire che seguitemi su Instagram perché lì trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale e ci sarà anche una storia in evidenza con gli orari e i luoghi. Se penso ad Estoril penso a quanto mi sono divertito e al fatto che sia una delle mie piste preferite, ma il perché ve lo spiego dopo quando analizziamo il circuito. Prima andiamo a vedere la classifica e facciamo un bel recap visto che mancano 2 gare alla fine. Se penso a chi possa vincere il titolo, beh, credo che lo vinca Toprak, ma Bulega non mollerà facilmente, anche se questa non credo sia la sua pista, però per un pilota la fame di vittoria fa tirare fuori tutto, anche quello che non hai, e potrebbe stupirci. C'è da dire che per lui questa è la prima volta con la Superbike a Estoril. Ci ha corso in Supersport ma mai con la Superbike. A Cremona ha ammesso di soffrire lo stop and go, cosa nella quale il dottor Razgatlioglu è bravissimo e qui si frena da paura, ma capiamo come sono messi. A Toprak ovviamente servono 62 punti di vantaggio per portarsi a casa il titolo qui ad Estoril ed è tornato dall'infortunio ad Aragon con 3 secondi posti e nell'FP1 aveva fatto anche primo, 4 decimi. Incredibile. Ma la cosa importante è che ha messo dietro Bulega tutto il weekend. Dopo Cremona, nonostante la sua assenza, Bulega aveva recuperato anche se poco rispetto alla possibilità di non avere l'avversario diretto in gara ed era arrivato a 13 punti. Ma ora siamo a 39 di vantaggio, mentre Bautista è addirittura a meno 81 da Toprak. Quindi Toprak può vincere il titolo già domenica, ma deve aumentare su Bulega il suo vantaggio di almeno 23 punti, ovvero per andare ai fatidici 62, che non sono nient'altro che il punteggio massimo che tu puoi fare in un round, quello che ha fatto Petrucci a Cremona: vittoria gara lunga, 25, 25, 50, 12 della Super Pole Race. Ovvio che poi se finissero per sbaglio a pari punti vincerebbe Toprak per il numero di vittorie incredibile che ha fatto. Poi se torniamo indietro nel tempo, ma di poco, Estoril è proprio stato un posto dove Alvaro e Toprak se le sono date di santa ragione. E comunque, anche se Bulega qua non c'è mai stato, è in una squadra dove non gli mancano i dati e non credo che abbia problemi di adattamento. Bautista poi ha dimostrato di essere in un periodo up e può chiudere il campionato bene, ma nella sua posizione cercherà di vincere tutte le gare e basta. Oltre ai fantastici 3, dei quali sapevamo già bene o male tutto, dietro le cose si fanno interessanti perché dottor Danilo Petrucci sta facendo delle cose pazzesche ultimamente. Tripletta a Cremona, solido round di Aragon e ha superato anche Alex Lowes in classifica, che tra l'altro ad Aragon ha fatto un bel high side alla curva 1 ed è sott'occhio. Petrucci è anche a soli 56 punti da Bautista, quindi il podio finale è ancora possibile. E Alvaro, oltre a guardare avanti, deve proprio guardarsi anche alle spalle. Una cosa che poi Petrux potrebbe già chiudere questo weekend è il titolo da pilota indipendente. Non se ne parla mai tanto, ma comunque è un titolo abbastanza ambito per tutti coloro che non hanno a disposizione una moto ufficiale. Per farlo però ha bisogno delle fatidiche 62 lunghezze su Iannone, che equivalgono ad un round intero, come ho detto prima. Se fino a qui in classifica è solo un affare BMW Ducati, la prima Yamaha è proprio quella dell'Oka, che se la gioca con Iannone e Van de Mark. A volte poi mi scordo che di questi Iannone non ha mai corso all'Estoril in epoca recente. Credo che l'ultima sia quando era in Moto2 e vedremo come andrà. Scendendo ancora in classifica troviamo un duo molto interessante, ovvero Gerloff a 149 punti, che se va di questo passo può recuperare su Van de Mark, e 9 punti più indietro c'è Remy Gardner, che in questo periodo fa il sostituto di lusso in MotoGP, quindi per lui tour de force perché fa avanti e indietro dal Giappone, adesso sarà appena tornato da Motegi, quindi periodo molto difficile anche se sta sempre in moto. A 105 punti ci sono le Honda, che vanno sempre a braccetto sia in gara sia in classifica, e forse sarebbe anche il momento per loro di portare a casa un bel podio, che vedo invece un risultato impensabile in questo momento per un loro vicino di classifica, ovvero Scott Redding.
Il suo compagno di squadra, Gerloff, sta facendo podio e lui è stata l'unica BMW non a podio nel 2024, eccetto Reiteberger wildcard. Nel 2023 Estoril non era in calendario e se torniamo indietro al 2022, sapete chi aveva vinto qui? Sembra un lontanissimo ricordo, ma era Johnny Ray, che anche se in questa pista ha fatto dei numeri esagerati in passato, in questo round, dato anche il periodo che sta passando Yamaha, credo che soffriranno come hanno fatto tutto l'anno. Scendendo ancora troviamo Bassani, Egerter, Rinaldi, Sam Lowes a chiudere la classifica della gente che ha preso dei punti. Ed ora vi spiego perché. Ecco, fra loro Bassani ha fatto anche dei test in questo periodo a Jerez, quindi ha provato ed è stato in moto, mentre Rinaldi e Sam Lowes sono due personaggi che secondo me quest'anno hanno raccolto pochissimo rispetto al loro potenziale. Per Lowes è accettabile un anno di adattamento perché viene dalla Moto2, anche se avrebbe dovuto farlo magari con un po' più di calma perché ha fatto veramente una fila di danni e di martellate esagerata, mentre Michael non è andato fortissimo, anzi rispetto ai canoni è andato piano, ma danni sicuramente ne ha fatti molto meno. Anzi, magari gli scrivo così almeno ci facciamo raccontare da lui questa stagione e soprattutto cosa ha in mente per l'anno prossimo, anche perché io sono dell'idea che i piloti non diventano rincoglioniti da un anno con l'altro e purtroppo in questo sport vale solo il giorno oggi, ma Michael è stato un super pilota, ha vinto delle gran gare chiudendo la Superbike a podio. Vi ho detto che qui in classifica poi c'è un confine e questo confine lo segna proprio Nicolas Pinelli con i suoi 25 punti di quella magica vittoria ad Assen come wildcard sul bagnato. Dietro di lui, che banalmente ha corso un solo round come sostituzione al Petrux infortunato, ha più punti di Rabat, Bradley Ray, Taran McKenzie, Philipp Oettel. Ovviamente tutti loro sono in sella a pacchetti che non sono BMW e Ducati ed in situazioni private. Le altre sono tutte wildcard e appunto di wildcard Alessandro Del Bianco è in forse perché sta aspettando l'ok da Yamaha GRT per sostituire Egerter che è ancora in forse e sta aspettando il fit dalla commissione medica. Incredibile che Del Bianco abbia un punto meno di Bradley Ray che ha disputato tutta la stagione e ricordiamoci che sempre Bradley Ray in Inghilterra ha vinto il BSB ed è un pilota a mio avviso velocissimo e mi piacerebbe che avesse un'altra occasione in Superbike anche se la sua quotazione in questo momento non è proprio il massimo. Stesso discorso per Oettel. Altro ritorno come wildcard in Superbike e dico ritorno perché un po' ci ha corso ma forse era troppo giovane e acerbo e sto parlando di Luca Bernardi. Lui corre il CIV con l'Aprilia e ora wildcard con la seconda moto Yamaha di Moto X Racing in Superbike. Sinceramente e onestamente non credo che possa fare granché, però fa bene a provare e a cercare di tornare nel paddock del mondiale. Ora andiamo a vedere questa pista bellissima perché è un pezzo di storia del motorsport. Il circuito di Estoril è in Portogallo vicino a Lisbona e ha ospitato 13 GP di Formula 1, 13 GP del moto mondiale e 6 a ripetizioni alterne della Superbike. Nel corso degli anni Estoril ha avuto numerosi problemi di sicurezza non superando ispezioni che gli sono state fatte, eccetera, eccetera. E negli anni, appunto per la sicurezza, ha subito un sacco di modifiche atte a rallentare il circuito che è sempre stato velocissimo. Infatti sono state rallentate le prime due curve che prima erano un curvone velocissimo e soprattutto è stata messa una scicanina nell'ultima parte per uccidere quello che era un rettilineo che portava all'ultimo curvone ed è stata modificata anche la corsia di box che inizialmente immetteva direttamente nel rettilineo dei box mentre ora invece gira a destra e ci si rimmette in circuito dopo la prima curva. L'ultima gara di MotoGP qua è stata corsa nel lontanissimo 2012, ma anche perché comunque la Spagna ha 4 Gran Premi, nel 2008 hanno costruito Portimao e Estoril è rimasta un po' abbandonata. Infatti quando entri ad Estoril dà proprio l'impressione di impero del motorsport in decadimento. Uno di quei posti che ha visto i fiorenti anni 90, 2000 e che ora non è più al passo coi tempi. Paradossalmente l'hotel che affaccia sul circuito è completamente abbandonato e fatiscente, cioè la struttura anche avrebbe bisogno di una bella rivisitata. Il circuito però è una figata, è destrorso, gira in senso orario ed essendo un circuito old school sfrutta la conformazione del territorio e ha un buon dislivello. La pista è molto frenante, quindi credo che tutti i vari Toprak, Petrux possano fare la differenza. L'asfalto è recente ed è in ottimo stato. È una pista aggressiva sulle gomme, soprattutto sul lato destro perché ovviamente è destrorsa, ma perché l'ultimo curvone stressa tantissimo il pneumatico posteriore. Non solo con il caldo, ma anche e soprattutto in condizione di temperatura fredda. E ricordiamoci che siamo a ottobre e soprattutto la pista è molto vicina a Lisbona, quindi siamo sull'Oceano Atlantico
il vento e il vento freddo sono una variabile che potrebbe presentarsi. La cosa particolare è che comunque è molto old school. Non voglio dire che non sia sicura perché non ci ho mai girato con il 1000, ma con l'onboard che vediamo fra poco in sella alla 660 che preparavo per il Moto America, già lì di spazio per fermarsi sembrava veramente poco. Qua poi dovranno stare particolarmente attenti tutti i piloti a non prendere il long lap penalty perché è posizionato nella curva centrale ed è lunghissimo e fa perdere un sacco di tempo. Partiamo con l'onboard del circuito dell'Estoril, usciamo dall'ultimo curvone lunghissimo e lunghissimo è anche il rettilineo che si attraversa. Le Superbike qua faranno destra, sinistra e si prepareranno per la prima staccata, che è una staccata molto impegnativa. In discesa ci si ferma, curva molto stretta, cambio di direzione, leggero sinistra, sempre in discesa, poi si frena in questa curva velocissima verso destra, si riaccelera e qua c'è una compressione incredibile perché si frena in discesa ma la frenata poi continua e arriviamo in salita in questo tornantino, la pista gira indietro, cambio di direzione, tornantino, si spigola, si torna indietro e qua bisogna stare attenti a uscire il più forte possibile perché il rettilineo è lungo e c'è un curvone in stile Misano da fare in pieno per arrivare a una delle staccate più importanti del circuito. Qua faranno dei traversi esagerati e qua è proprio dove vi ho detto che c'è anche il long lap penalty, è molto facile andare lunghi. Questo curvone è lunghissimo, a sinistra bisogna aspettare un attimo con il gas, scollina in uscita, quindi si impenneranno le moto, cambio di direzione, frenata in discesa, non si vede niente, è cieca, chiude molto alla fine, si accelera per arrivare a quest'ultima parte che è molto stretta, la parte più stretta del circuito, curvino a destra, prima di una chicane molto stretta in salita, quindi attenzione, qua perdere l'anteriore è un attimo e da qua non si molla mai la piega a destra perché si continua a rimanere piegati per questa staccata qua, che è una leggera frenata verso sinistra, leggera accelerazione, cambio di direzione ancora e qua siamo nel fatidico ultimo curvone e qua poi da metà gara le Superbike faranno una fatica ad accelerare incredibile e siamo usciti sul rettilineo del traguardo. Bene ragazzi, noi siamo arrivati alla fine, spero che vi sia stato utile per conoscere questo posto esagerato e noi ci vediamo domenica dopo le gare. Ciao!